Mi trovo sulle colline romagnole e sono in compagnia di questa splendida pogliana di Harris e di chi ha deciso di intraprendere una strada non consueta, quella della falconeria. Io sono Selene, sono falconiere da 8 anni. Ho scoperto questa passione per caso, guardando tanti anni fa una dimostrazione di volo di un altro falconiere che poi casualmente è diventato anche mio marito, e sono rimasta proprio colpitissima dal volo dei rapaci e soprattutto dal legame tra il rapace e il falconiere. Questa cosa mi ha incuriosito. Per un po' di anni mi sono un po' documentata così a distanza e poi dopo ho preso coraggio e ho detto no, basta, la vita è una e devo assolutamente provare. Nella mia vita sicuramente non era scontato che io diventassi un falconiere, perché al di là del fatto che sia sempre stata una grande appassionata comunque della natura, studiavo lingue, perciò era proprio tutto un altro percorso quello che avrei dovuto fare, e quindi ho deciso di abbandonare i miei studi, che per carità non è assolutamente una cosa che consiglio ad altri, però per me è stato quello che mi ha portato poi a poter realizzare dei sogni che avevo. Cioè, dal momento stesso in cui io ho messo il guanto, chiamato, ho fatto il mio primo richiamo al pugno, ho sentito che ero al mio posto, che era la cosa che volevo per me, che era la strada che avrei dovuto prendere nella mia vita. Chiaramente i rapaci portano via tempo, dedizione, bisogna coltivare con loro un rapporto che non è mai scontato, perciò questo ti porta anche ad avere un approccio in generale anche nei confronti della vita, che o ti impegni oppure nulla si ottiene. Ecco, questa è un po' una buona metafora della falconeria. E la falconeria mi ha permesso di fare delle cose bellissime. Io faccio sia le rievocazioni che per anni ho fatto anche del birth control. Poter fare le rivocazioni mi ha dato l'occasione sia di poter contribuire a farla conoscere, che anche di far conoscere i rapaci in sé per sé, quindi di aiutare le persone ad apprezzarli, a riconoscerli, a rispettarli anche poi in natura, ecco. La falconeria è un'arte antichissima che risale a circa 4.000 anni fa. È certo che nel Medioevo, dal Medioevo in poi perlomeno, ha raggiunto il suo massimo di diffusione in giro tra Europa, Asia, Africa. È una vera e propria arte con un patrimonio importante, magari poco noto a tutt'oggi, però sicuramente importante. Quello che mi ha insegnato la falconeria è che, per quante considerazioni, calcoli e ragionamenti tu possa fare, c'è sempre l'elemento incognito, quindi dal momento in cui il falco è libero, è in volo, è lui che decide se vuole o non vuole collaborare con te. Chiaramente tutto dipende dall'impegno, la costanza, la passione, il lavoro che hai fatto con lui prima e quindi il cuore, diciamo, che ci hai messo. Questi sono 2 logori e sono uno degli strumenti principali nell'addestramento di un falcone, che risale al Medioevo. Si chiama infatti logoro perché, diciamo, viene utilizzato moltissimo nell'addestramento di un falcone e nel tempo poi si deteriora, si rovina quando finisce nelle zampe del falco. Altri strumenti, ovviamente il più noto è il guanto, e poi c'è anche il cappuccio, che viene realizzato appositamente per non creare stress nei rapaci, e difatti dietro la sua manufattura c'è uno studio dell'anatomia del rapace, in modo che il cappuccio sia proprio uno strumento che calzi perfettamente come un guanto e non vada assolutamente a dare nessun fastidio al rapace che lo indossa. Adesso lo peso per avere un po' un'idea. Al suo primo volo libero, e questa trasmittente dà un segnale radio nel caso in cui lui dovesse allontanarsi, ci permette di individuare dove va.
Daitar, è un incrocio tra girlanario e falco pellegrino. Nessun falco di falconeria è selvatico, sono tutti nati in ambiente controllato, perciò il falconiere va a tirare fuori, a incentivare questo istinto selvatico che comunque appartiene a un rapace. Penso che sia una delle cose che da sempre mi ha attratto di più della falconeria. Fin da bambina sono sempre stata super affascinata dal volo in generale, quindi io quando vedo un rapace in volo dentro di me, piantata a terra con i piedi, io ho sempre questo sentimento di invidia nei loro confronti quando li vedo proprio padroneggiare nell'aria, nel cielo. I rapaci quando partono in volo partono contro vento. Questa la trovo anche una buona metafora, perché dai, si può dire che insegnano un po' a non si può gestire il vento, però si può gestire come ci si muove nel vento, ecco. E può essere un buon consiglio anche, diciamo, nella vita.